Buongiorno. Gli italiani, come tutti i madrelingua, parlano velocissimi, parlano talmente veloce che a volte anche noi stessi non ci capiamo, Quando le persone vengono, mia figlia si mi settotina. quindi non ti preoccupare, non parlerò così veloce durante il video, ma anzi ti aiuterò a parlare più velocemente. Quindi ti è mai capitato di parlare con qualcuno, cercare di parlare in italiano con qualcuno e fare difficoltà perché stai cercando di pensare alle parole che vorresti utilizzare, ma richiede molto tempo e quindi spesso perdi l'opportunità di parlare. Sarebbe il caso di imparare a parlare più velocemente, no? Ti voglio dare qualche consiglio. Allora, parlare più velocemente riguarda un allenamento che è come quando una persona vuole iniziare a suonare uno strumento musicale, per esempio, immagina un pianoforte. Cosa serve fare quando vuoi imparare a suonare più velocemente? Ti alleni con le scale, quindi con tutte le note che salgono e che scendono a livello musicale. Quindi non è che ti alleni con le canzoni, ti alleni a provare a suonare le scale. Quindi ovviamente i musicisti, per favore, non mi giudicate, però questa è una metafora che, dato che ho iniziato anch'io, sto cercando anch'io di imparare a suonare degli strumenti, ho notato che sia molto simile perché noi ci alleniamo tanto, è un qualcosa anche di molto noioso, ma ci serve per imparare a suonare correttamente le note. Quindi non è tanto una questione di velocità perché per suonare dei tasti, per utilizzare uno strumento non devi per forza essere veloce, ma è più una questione di fluidità, quindi riuscire a proseguire in maniera costante nel modo in cui tu suoni. E, l'aspetto positivo è che migliorerai, ma migliorerai fino a un certo livello, come un po' suonando uno strumento musicale. Quindi continuerai a ripetere, continuerai a migliorare fino a un livello massimo e poi dopo lì non saprai più come proseguire. Ma quando raggiungerai un certo livello che non riuscirai a migliorare è perché la ripetizione non è sufficiente di per sé. Quello che serve è un concetto chiamata pratica deliberata, cioè la ripetizione porta a diventare eccellenti in qualcosa, ma non è sufficiente allenarsi, devi avere una pratica deliberata, cioè deve essere intenzionale, tu devi avere un obiettivo specifico attraverso dei percorsi che mirano a un determinato obiettivo e lo fanno sotto la supervisione di un feedback, di un coach, qualcuno che gli possa dare dei feedback. Quindi di nuovo ricapitano questi tre elementi, un allenamento sistematico verso un obiettivo specifico e con una persona esterna che ti possa dare dei feedback sulle tue prestazioni, perché allenarsi da soli potrebbe farci pensare di migliorare, ma non riusciremo veramente poi a raggiungere i nostri obiettivi. Allora, diamoci un primo obiettivo. Il primo obiettivo è definire il punto specifico su cui noi dobbiamo lavorare in italiano. Quindi parlare di velocità non è un obiettivo specifico, perché la velocità è un obiettivo generico. Noi dobbiamo darci un obiettivo di una parola o un gruppo di parole che noi vogliamo imparare e non dobbiamo puntare tanto sulla velocità quanto sulla fluidità di come usciranno queste parole dalla nostra bocca. Allora, per migliorare la fluidità dobbiamo lavorare sul collegamento tra le singole parole, quindi su come queste parole siano correlate tra di loro, perché non è tanto una questione della rapidità con cui parlo, ma in una frase lunga è una frase che è continua, quindi non si ferma. Dobbiamo dare un senso a questo flusso di parole e dobbiamo migliorare la connessione tra queste parole. Una tecnica che noi possiamo utilizzare è non lavorare sulla singola parola, ma lavorare sul gruppo di parole. Facciamo un esempio? Allora, per esempio, no? Vogliamo utilizzare quello che in inglese viene definito come I call you, quindi io ti chiamo. Non dobbiamo andare a pensare che io ti chiamo significa io chiamo te, oppure io a te chiamo. Questo può essere poco intuitivo, soprattutto per gli anglofoni. Non serve imparare questa combinazione di parole legate al verbo call. Non dobbiamo preoccuparci di pronunciare bene il pronome io, la particella ti, eccetera. Noi dobbiamo lavorare sul gruppo di parole, quindi sull'espressione io ti chiamo. Così come quando vogliamo lavorare sull'espressione non lo so, I don't know, non lo so, non andiamo a prima studiare non, poi lo e poi so, noi andiamo a imparare direttamente tutto il gruppo di parole, quindi non lo so. Un secondo gruppo di parole, per esempio, su cui possiamo lavorare sono i pronomi. Gli italiani amano usare i pronomi, li usano perché ci fanno risparmiare tempo,
E sai, per esempio, alla domanda hai fratelli? Tu potresti rispondere sì, ho due fratelli, e questo è un livello comunque da principiante. Se invece dici sì, ne ho due, questo è il livello già intermedio avanzato, che significa sì, ho due fratelli, e questo ti permette anche di essere più fluido nella conversazione. Immagina lo stesso discorso con la particella C, che comunque è sempre molto utile. Se qualcuno ti chiede, sei mai stato in Italia? Sì, tu puoi dire, sono andato in Italia nel 2022, oppure puoi dire sì, ci sono già andato nel 2022. Questo ti renderà ancora più fluido. Quindi non bisogna pensare alla costruzione, ma bisogna pensare a prevenire una certa domanda, utilizzare la particella C e dare questa risposta, senza pensare a tutta la grammatica e alle costruzioni che noi dobbiamo andare ad attivare. Un terzo obiettivo nella fluidità è che dobbiamo cercare di essere più reattivi, quindi dobbiamo anche esercitarci, oltre a dare una risposta precisa in un dato argomento, dobbiamo esercitarci anche a fare le domande, perché ovviamente quando ci chiederanno di dove sei, da dove vieni, quanti anni hai, a nostra volta dobbiamo imparare a fare delle domande. Questo è anche molto apprezzato e soprattutto ci permetterà di condurre la conversazione dove noi vogliamo. Quindi se noi sappiamo parlare dell'età, del luogo di geografico, di provenienza, eccetera, anche noi dobbiamo prepararci la domanda: e tu di dove sei? Questa è una domanda che dobbiamo prepararci a casa per conto nostro in maniera da essere fluidi. Dopo che rispondiamo a di dove siamo, anche noi chiediamo, e questa cosa viene molto apprezzata. Il problema è che quando non fai questa pratica prima a casa, poi quando devi parlare davanti a una persona, il tuo cervello ha bisogno di tanto tempo per pensare e potresti perdere l'opportunità di parlare. Immagina gli speaker del TEDx. Loro sembra che parlino molto fluentemente, che facciano dei discorsi molto ben organizzati, ma sono dei discorsi che hanno provato per ore e ore davanti a uno specchio, davanti a un'altra persona che possa dare dei feedback e che quindi a quel punto quando vengono a parlare davanti alle telecamere parlano in maniera facilitata perché loro ripetono esattamente quello che hanno già provato, riuscendo anche a prevenire spesso tante domande. E sono argomenti in cui sono esercitati più volte e ripetutamente. Quindi che cosa potresti fare? Scegliti un obiettivo, come fare una domanda, una risposta dal punto di vista geografico, come dire che cosa hai, che cosa non hai in una casa. Prova a ripetere per diverse settimane questo gruppo di frasi, fatti dare un feedback e poi passa al gruppo successivo. Puoi anche scrivere su un testo, per esempio, le tue frasi e poi potresti anche controllarle con dei traduttori, per esempio c'è Google Translate o DeepL dove puoi trovare delle traduzioni anche molto pertinenti, perché comunque se sei da solo, magari i traduttori ti aiutano a creare delle costruzioni che tu stesso non conosci. Per esempio, se non conosci una certa parola o non sei sicuro di trovarla, prova a cercarla utilizzando le virgolette nella barra di ricerca per andare ad isolare quella singola parola e per cercare significati più specifici. Dal punto di vista del feedback, quello che ti serve è, dopo che hai trovato queste tue frasi, ti stai allenando, potresti magari andare su alcune app dove ci sono dei nativi che possono darti dei feedback, quindi correggerti, però non sei sicuro bene del loro livello di competenza e dei feedback che ti possono dare. Quello che ti consiglio è cercare delle piattaforme dove tu puoi imparare le lingue, dove ci sono dei tutor che ti possono insegnare direttamente le lingue e chiedere un feedback a loro. Tra l'altro ti lascio in descrizione il link di invito di una piattaforma che io penso sia al momento la piattaforma migliore su cui trovare dei tutor, dove ti lascio anche uno sconto del 30% sulla prima lezione di prova. Quindi vai a vedere quella piattaforma, puoi studiare la lingua che vuoi e puoi chiedere un feedback ai tutor. Quello che ho fatto io, per esempio, quando ho imparato lo spagnolo, io ho preso due tutor diversi. Perché quando devi ripetere qualcosa, se lo ripeti magari alla stessa persona può sembrare monotono o può sembrare ripetitivo. Io ho preso un tutor che era un tutor professionista, quindi lo pagavo di più, e con questo tutor creavo la mia struttura, creavo la mia frase e provavo, mi facevo dare dei feedback. E poi ho utilizzato un tutor più economico, con delle lezioni più semplici in cui dovevo soltanto parlare e ripetere. E ogni volta che ripetevo mi trovavo a parlare in maniera più fluida. Questo per arrivare al nostro ultimo punto, cioè il punto del feedback.
Quando trovi un insegnante di cui ti fidi e di cui percepisci il valore, è importante chiedere di darti delle critiche, delle osservazioni e dei feedback, perché la lezione non è soltanto una routine. Un insegnante capace conosce l'importanza e il modo di dare i feedback e ti farà anche capire però quando farai dei progressi, quando migliorerai. Diciamo che questa è una pratica molto difficile, è una pratica dove richiede tempo e richiede costanza. Può darsi che tu non ti senta ancora nel momento giusto per farla, oppure non pensi che faccia il caso tuo, quindi io ti consiglio anche il metodo naturale, che è un metodo dove per esempio si ascoltano canzoni, si guardano film. Certo, è importante prendere sempre degli appunti, segnarsi le parole che per noi sono più importanti e procedere. Anche in questo modo si può imparare molto e fare dei grossi progressi. Quindi spero che questo video ti sia piaciuto, spero che tu abbia imparato dei concetti utili. Se ti è piaciuto ti invito a mettere un like ed iscriverti al canale per seguire i prossimi video. Buona giornata, ciao!